Lo sapevi che la foresta amazzonica è più grande dell'intera Europa? Noi ne abbiamo esplorata una piccola parte in Ecuador, ma la magia di questo luogo è così grande che non si può descrivere a parole. Dopo tramonti indimenticabili e trekking nella natura selvaggia, continua il nostro viaggio nel Parco Nazionale del Cuyabeno. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi è una nuova giornata. Stamattina abbiamo provato... È difficile parlare qua con tutti questi uccelli che fanno baccano. Stamattina abbiamo provato a vedere il sorgere del sole, ma c'era la nebbia, quindi non si è visto nulla. Ieri sera abbiamo fatto una camminata nel bosco, abbiamo visto non tantissimo in realtà, però vabbè, qualche ragno, qualche insetto, queste cose qua. Volevo farvi vedere anche questa cosa fighissima, quando loro ti danno gli stivali, tu comunque per tutto il soggiorno li tieni perché li usi più di una volta e ti consigliano di riporli a testa in giù mettendoli nelle fessure che ci sono qui sul pavimento di legno, perché almeno non ci entrano insetti o strane cose. Come vedete qua tutta la struttura dell'ostello è creata su delle palafitte e anche la passerella è sospesa. Fino ad agosto c'è la stagione delle piogge, quindi qua si allaga tutto. Uccello pastore. Sì. Ci sta spiegando. Sono 3. Sì. Ma non si leva. Ma come corre? Non è che ci viene addosso. Ah, non paura nell'uomo, non vedo che scappa. Ciccio, io devo passare, come facciamo? Hai visto? Andati. Bene, siamo pronti per una nuova giornata. Adesso torniamo sulla canoa a remi e andiamo a fare un'altra escursione del fiume, ma in un'altra direzione. Ci hanno infilati su una canoina minuscola appartata, quindi oggi siamo noi i capitani di noi stessi. Mi tocca anche remare. Nessuno di noi due è mai andato in canoa, quindi faremo del nostro meglio per non perderci e non finire chissà dove. Come si sta? Mio capitano? Mi fermi perfettamente. Vediamo adesso se riusciamo a muoverci. Ragazzi, che faticaccia. Capitano, ci sei ancora? Ci sono ancora. Meno male, non ci siamo ancora schiantati. È già un risultato. Oddio, sono sbuffata. Ok. Mi aspetto di finire contro qualcosa. No, sei tu il capitano, tu ci guiderai. Adesso stiamo remando controcorrente, quindi gli altri ragazzi ci hanno decisamente distanziato, non si vedono più all'orizzonte. Però è bellissimo, perché siamo assolutamente soli in mezzo alla natura, anche se stiamo facendo una bella faticaccia. Siamo ufficialmente nella giungla, abbandonati dalla guida. Stiamo remando controcorrente da ormai 2,5 km
In totale ne faremo 10, 5 di andata e 5 di ritorno. Che potenza, siamo nella giungla. Siamo nella giungla da soli remando su un fiume amazzonico dove ci sono pesci da 3, 4, 5 metri. Ora mi sembra che arrivi fino a 5 il paice, Arapaima gigas, praticamente più lungo di questa canoa. Abbiamo fatto una piccola sosta, ci hanno fatto fermare in un altro lodge. Abbiamo ripreso a pagaiare dopo un quarto d'ora di sosta in un altro lodge, adesso ritorniamo a scalare la corrente. Cambiamo leggermente direzione, entriamo in un canale un pochino più stretto, quindi sarà da pagaiare con più attenzione. Adesso facciamo una piccola sosta qui in questa giungla. Daniele sta manovrando la canoa all'indietro e mettiamo gli stivali e facciamo una piccola passeggiata in questa zona. Vuoi sperare? Ok, qua mi sa che gli stivali si riempiono d'acqua. Pronti? Schön. Sehr schön. Eh sì, gli stivali qua sono diventati un po' pesanti. Basta che li svuoti, fai così qua. Sì, ma se li svuoti, ma poi l'acqua ti arriva alle ginocchia. Nel senso... Che bella acquetta pulita. Oh, stai in piedi. Camminare in mezzo all'acqua fangosa nella foresta amazzonica. Fatto. Fatto. Acqua alle ginocchia. Fatto. La cosa complicata qua è che l'acqua, quando ci camminano dentro gli altri, essendo tutto argilloso il fondo, diventa opaca, quindi poi non vedi più dove stai mettendo i piedi ed è pieno di rami e piante. Che figata! È vero, mi ero dimenticato di questo. Qua si mette sempre peggio. Vorrei farvi notare il colore dell'acqua in cui stiamo camminando.
camminata più lurida di sempre. Ah, che bella rinfrescata di piedi. Per rinfrescare rinfresca. Perché hai un tronco, no? Tieni che subirsi. Venga Alicia, sube, súbelo. Venga. Yo sí tengo esta canoa también, adelante. Siamo tornati sulla canoa belli lavati e rinfrescati, gli stivali li abbiamo messi qui dietro. Sinceramente preferisco la canoa per muoversi in questa foresta. Ora torniamo sul fiume principale e torniamo dietro al nostro lodge, però ci vogliono ancora un paio di chilometri di vogata. Venga Alicia. Aquí estamos. Venga. Abbiamo abbandonato gli altri ragazzi del gruppo che adesso se la cavranno da soli e noi ci abbiamo la guida che spinge, io non remo più. Ahora sí que vamos bien. Guarda un po'. Antes sí era más difícil. Andiamo come treni. Ah. Ecco un altro mega passaggio, che fortuna! Stavolta siamo in una barca a motore, ma ormai siamo arrivati. Arrivati! No, non è vero, è guacamaio quello. Beh, Massimo. Ah, ok, siamo arrivati. Piranha. Abbiamo fatto una bella mangiata. Daniele si è mangiato 2 piatti di carne, riso e yucca fritta e verdure. Adesso abbiamo circa un paio d'ore per riposarci, anche perché si muore veramente di caldo oggi. E dopo invece andiamo a visitare una comunità. Siamo pronti per la nostra nuova escursione. Ogni volta che si fa un'escursione qua ti danno indicazioni su cosa portare o cosa può essere utile. Più o meno le cose sono sempre simili, quindi l'acqua, la crema solare, l'antizanzara, il cappello, gli occhiali da sole, bla bla bla. E in questo caso ci ha detto che gli stivali non servono, però di indossare pantaloni lunghi e delle scarpe comode. Ecco la tenuta. L'unica cosa è che oggi veramente si muore di caldo, penso che ci siano almeno 35 gradi, per cui appena metti il naso al sole, ma anche all'ombra, in realtà stando fermi, si suda parecchio. Fai la doccia, ma dopo 10 minuti sei uguale a prima. Per quanto riguarda le zanzare, invece, sarà che la stagione è buona, ma ce ne sono poche, non ne abbiamo viste tante. Qualche punturina ce l'hanno data, però comunque abbiamo il repellente, ma non ce n'è tante. Gli stivali li lasciamo qua. Qualcuno aspetta l'ultimo minuto per mettere la maglietta perché fa troppo caldo. Adesso navighiamo per un'oretta e intanto ci guardiamo intorno, abbiamo già visto pappagalli e scimmie e tra un'ora circa di canoa, questa volta a motore, arriviamo alla prima comunità che dobbiamo vedere.
Ce ne sono, quante hai detto? 3. Ce ne sono 3 e se ne visita una per volta, così fanno comunque girare un po' i turisti nelle varie famiglie. Nella comunità di San Vittoriano ai turisti viene mostrato il processo di raccolta e lavorazione della yucca. I pass it to you like this. You will peel it all like this, but take a bite. Così come altri alimenti locali. Pur essendo un'attività che viene svolta apposta per i turisti, si ha modo di vedere una piccola parte della vita quotidiana di una popolazione indigena che vive nella foresta amazzonica. Noi abbiamo scelto di filmare poco per goderci al meglio l'esperienza, quindi se volete sapere cosa si prova a cospetto di queste popolazioni, non vi resta che partire. Buongiorno ragazzi, sono le 5:30 di mattina. Stiamo andando a fare un giro con la canoa a motore per vedere gli uccelli e le scimmie a quest'ora che si stanno svegliando e per vedere l'alba sulla Laguna Grande. Buongiorno. Non l'abbiamo mai detto, ma praticamente essendo sull'equatore la luce dura 12 ore, quindi il sole più o meno sorge intorno alle 6 e tramonta intorno alle 6. Abbiamo esattamente 12 ore di luce e 12 ore di buio. Sono 2, c'è un altro. Che belle! Quante che ce ne sono in giro? Siamo tornati dall'ultima gita, ci siamo appena fatti una bella doccia. Siamo riusciti a vedere anche delle piccole scimmiette che si sono avvicinate alla barca, erano più o meno a un paio di metri di distanza.
Adesso andiamo a fare colazione e tra circa un'oretta la barca ci riporterà al bus. Da lì dovremo rifarci più o meno 7-8 ore per tornare a Quito. Arriveremo praticamente questa sera in città. Guardate un po' come siamo stati fortunati, in questi giorni abbiamo sempre trovato sole e oggi che ce ne andiamo speriamo solo che smetta, perché dobbiamo fare 2 ore di navigazione per tornare a Lago Agrio, quindi se continua a diluviare così sulla barca ci laviamo per bene. Ci hanno detto che hanno dei sacchi per coprire gli zaini, però per coprirsi noi dalla pioggia non è facile. Questa è la vera rainforest, che per noi è stata poco rain e molto forest. Bene ragazzi, che altro dire, la nostra valigia è pronta, siamo pronti a prenderci questa lavata, sperando che magari nell'arco di questi ultimi 10 minuti smetta, ma ho i miei seri dubbi. Comunque siamo stati fortunati perché nei giorni che siamo stati qua ha fatto sempre bella, ha fatto sempre sole, quindi siamo super soddisfatti. Vi ringraziamo per essere stati con noi in questa avventura nella foresta, sicuramente torneremo, magari non sarà qui, sarà da un'altra parte, ma noi, almeno io, anche Daniele, ma penso forse un pochino di più io perché a lui piace anche un po' il freddo, invece io amo il caldo, e quindi sono completamente innamorata pazza della foresta amazzonica. L'anno scorso mi era piaciuta tantissimo, quindi quest'anno siamo voluti ritornare per andare ancora più all'interno. Per adesso ci lasciamo così, nei prossimi video vedrete delle cose completamente diverse, perché adesso noi torniamo a Quito, poi saliamo in montagna, saliamo a 3600 metri di quota alla Esperanza, nella comunità indigena che avete già visto l'anno scorso, e lì vi faremo vedere altre cose. Quindi